Ben ritrovati, un video veloce di come si fanno le chiocciole. Questa ve la ricordate? 7 spire, base rapporto 1 a 1,618. Significa, se questo qui è 10, l'altezza sarà 16,18. Ok? Allora, se non avete la dima e volete provare, stampate questa proporzione. Ecco qua. Ve la mettete in riferimento davanti a voi e costruite una chiocciola che abbia questo angolo. Verrà un pochettino più grande, un pochettino più piccolo, non importa. Devo scegliere prima se questa è la punta, l'orario non mi aiuta a fare una buona prova col biotensore perché è notte fonda, ma ci proviamo lo stesso. Devo partire da qui, ok, questa è la base. Mi procuro subito una matassina in senso orario. Ok, guardate subito, se partiamo in questo modo possiamo già fare un buon lavoro. Questa è la base, posso già prenderla a un bicchiere o comunque a un tondo e iniziare. Vi ricordate che si inizia sempre dalla base e andare a rimpicciolire sempre di più verso la punta, in questo modo. Questo è un lavoro di meditazione, perché quando vado a costruire la chiocciola ci lascio la mia firma personale, il mio intento. Perché lo sto facendo? In questo caso lo sto facendo per usare da qualche parte, o su una pianta o su un animale, perché no, o andare a programmare l'acqua, o se c'ho, che ne so, anche un male, ma dopo questo è un altro argomento. Oggi vi faccio vedere come si fanno a mano e soprattutto vi faccio vedere come non farle. Non si fanno di altre spire tranne che 7, niente 8, niente 9. Higina lo faceva di 6 tempo fa, cioè prima che arrivasse alla conclusione di farne 7. L'Erim ne ha 7 e le macchine che sono venute dopo sempre 7 spire. Prima ne faceva 6 con un baffo o verso il dentro o una specie di mezzaluna sopra, insomma ne ha fatti tanti di esperimenti fino ad arrivare alla perfezione delle 7 spire. Lui è stato sempre in evoluzione, o meglio ancora, quando gli proibivano di fare qualche macchinario lui ne faceva un altro un po' più semplice, però con degli accorgimenti più interessanti. Ad esempio i colori sono 7, lui usava 7 colori, ma alla fine ha introdotto il bianco e il nero. Anche loro hanno le funzioni, ma le chiocciole ne hanno 7 di colori e usiamo 7 colori. Ognuno ha la sua funzione. Abbiamo visto per le piante, ad esempio, questo colore qua è più interessante per il radicamento. Quindi se vogliamo spingere il radicamento useremo quello. Poi non c'è una regola precisa, bisogna sperimentare. Ora vedete che qui sta venendo con molta calma, solo con le mani, perché poi se potete usare altri tipi di ausili ve li farò vedere, anzi ci sono i tutorial, però ve li faccio vedere di nuovo, perché comunque le esigenze sono tante, le domande sono tante ed ogni tanto ci teniamo a farci sentire. È logico che con la dima si fa prima, ragazzi, però se io ho la pazienza di fare questo lavoro, adesso questo è molto difficile perché ho il filo di rame sottilino,
quindi ci vuole veramente tanta pazienza per farlo, ma è una meditazione. Voi vi mettete lì tranquilli e iniziate a fare questo passaggio ogni 2-3 gradi. Voi date una piccola schiacciatina all'anello che si sta formando, alla spira che si sta formando, sempre più piccola. Poi torno indietro, stessa cosa. Qui però devo stare un pochettino più attento a mettere a posto gli errori che mi possono venire fuori da un po' di fretta. Qua ci vorrebbe una bella musica di sottofondo orientale, da zen, così. Adesso la regia sicuramente nel montaggio la andrà a inserire. Vedete, già inizia a prendere forma. Devo arrivare a questa forma qui. L'unica cosa, sulla punta mi posso far aiutare da un utensile, una penna. Posso già utilizzarlo perché la base è già partita e vado a fare questo tipo di lavoro qua. Questa diciamo è già definitiva, io sarei già a posto, però se ho un pennarello un pochettino più grande posso usare quello, ma in questo caso ce la caviamo. Ecco, abbiamo i due riferimenti, la punta e la base. La fretta di sicuro non aiuta, ok? Prendetela come meditazione, perché questa andrà a migliorare la vostra acqua, andrà a migliorare il vostro frutto. Adesso queste piccoline ce ne vogliono tante, però per piantare ad esempio una pianta o aiutare i semi a prendere forza per essere piantati, queste può andare bene. Io ci sono già, mi manca un pochettino l'altezza. Ecco l'altezza, vado a paragonarla a questa, in questo caso me la guardo, so che devo fare sto lavoro qua. Questa diventerà un pochettino più grandina perché c'è un po' più di filo, o quel filo che è in più lo infilo nel terreno. Il rame non ho paura di infilare nel terreno e lasciarlo lì anche degli anni, perché se si ossida per il terreno è meglio. L'alluminio ad esempio, questo tipo di alluminio qua, anche se non fa subito l'ossido, col tempo potrebbe ossidarsi, quindi è meglio non lasciarlo nel terreno e si usa un battecchino per tenerlo sospeso. Ci siamo? Allora, qui ci sono. Posso essere ancora più pignolo, andare avanti, ma è difficile. Ora in questo caso qui c'ho un po' più di, guardate, non è che ho sbagliato più di tanto. Andate sempre a fare il paragone con o un disegno o un stampo che ricalca questa chiocciola qua. Userò quel filo che mi troverò in più per fare un gambo, cosa che vedremo con la chiocciola più piccola, con la dima più piccola, fare un gambo. Questo lo possiamo mettere nei fiori recisi per aiutarli a durare un po' di più. Provate, costa nulla, costa il cavo, una matassina così non costa tantissimo, dove vendono il materiale da fai da te. Conto, che è importante anche quello: 1 nel primo giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io ho tutto questo in più. Che ve ne pare? Fatta a mano?
questo gambo lo potrò utilizzare tagliandolo, magari anche troppo lungo, però ne faccio tante, le posso fare anche colorate. Allora, questo da 1 millimetro è piccolino, ci vorrebbe da 1,5, perché così sono un po' più robuste. Da 1 millimetro si usa qua, ve lo faccio vedere subito. Qui adesso ne faccio una veloce per farvi vedere come viene fuori. Devo cercare di tirare, ecco perché è importante la robustezza della dima. Che rinviene un pochettino. Se rinviene, nessun problema, quel pezzettino lì serve per finire la chiocciola. Ecco qua, piccolina, niente che lo stampo. Questo costa di meno, chiaramente, vi conviene comunque prendere questo. Ne potete fare tante. Questa è veramente solida. Come si fa per lasciare il gambo? Si fa questo. Il gambo lo voglio così lungo perché lo voglio mettere in mezzo ai fiori. Parto da qui. Devo stare un pochettino più attento. Questo è il primo giro, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo giro. Ecco qua. Ok, alla prossima.